Buongiorno ragazzi, oggi vediamo come montare un amplificatore, in questo caso un amplificatore della Hertz, 4 canali 760 watt. La macchina in questione è sempre la solita che fa da cavia, la SLK R171, ma ovviamente va bene per tutte le auto, non c'è nessun problema. In questo caso c'è un kit che si può comprare a parte dove c'è il cavo apposito dell'alimentazione che va direttamente alla batteria, poi vedremo, e i cavi audio. Allora, la prima cosa da fare è sistemare ovviamente l'amplificatore, quindi cercare un posto ideale. Questa macchina è un po' piccolina, è un 2 posti, quindi qua sotto c'è uno spazio, adesso andremo a vedere dove c'è già un amplificatore che era il suo originale, ma mettendo l'autoradio Android è stato scollegato, quindi diciamo che non serve più. Possiamo toglierlo e mettere il suo diciamo quello nuovo al posto di quello originale, ok? Quindi tiriamo via la parte del tappetino, poi c'è il polstirolo. Adesso devo svitare queste 3 viti che ci sono qua, viene via questa paratia e sotto ci sono i vari componenti. Questo qua è il gateway in questione, vedete, il vecchio sistema dove è stato scollegato perché funziona con un'altra radio. Quindi adesso toglierò questo e metteremo il nostro amplificatore in questo posto qua, ok? Ed ecco qua l'amplificatore. Vedete? Qua abbiamo l'alimentazione che poi vedremo, i fusibili di protezione, le uscite delle 4 casse, mentre di qua abbiamo l'entrata delle casse, d'accordo? Quindi adesso la cosa migliore da fare è vedere intanto se ci sta. In teoria ci dovrebbe stare. Vedete che ci sta? Quindi adesso svitiamo questo e proviamo a vedere se con una staffa in qualche modo riusciamo a tenerlo fermo, dopodiché vediamo i collegamenti. Come potete vedere, vedete, ci sta tranquillamente, quindi ovviamente poi basta evitare le viti, ovvio, ma vedete che ci sta. Primo problema, diciamo, risolto, dove poterlo sistemare. Ora vediamo i vari collegamenti. Allora, i vari collegamenti
noi qua abbiamo già un cavo che va alla nostra autoradio, vedete, un bel cavo grosso di più di meno, e il cavo remote. Allora, in teoria potremmo prenderli anche di qua, ma per fare un lavoro ben fatto io passerei il cavo del più direttamente fino alla batteria con un altro suffusibile, in modo che siamo più tranquilli. Poi abbiamo le nostre 4 uscite, che le smonto, ecco qua abbiamo le nostre 4 uscite, una per cassa dell'autoradio, dove vanno poi all'impianto dell'auto, che è questo qua, d'accordo? Quindi noi dovremo fare altro che collegare questo nel nostro amplificatore e l'uscita qua, e diciamo che nulla di complesso, ok? Quindi iniziamo con i collegamenti. Per collegare l'amplificatore, allora vi spiego bene i passaggi. Prendiamo un filo, in questo caso vedete ha una fusibile come protezione, che va direttamente dalla batteria fino dove c'è scritto 12 volt, quindi questo lo colleghiamo alla batteria, vedete c'è il capicorda qua, poi da mettere con il suo fusibile di protezione direttamente al 12 volt che vediamo qua, quindi è una chiave a blu, tranquillamente si spela il filo e si infila dentro. Prendiamo il cavo di massa, quindi dove c'è scritto GND, uguale, lo speliamo e lo infiliamo qua, e va bene a qualsiasi parte metallica della carrozzeria. Qua vediamo che c'è un bullone, che ce n'è già uno, quindi andrà poi collegato lì. Poi abbiamo il cavo, questo, dove quando accendiamo la radio in automatico accende anche l'amplificatore, in modo che non rimanga sempre acceso. Questo cavo va bene un qualsiasi cavo sotto chiave, oppure che ci dà l'uscita dell'autoradio, quindi in base all'autoradio che abbiamo, se è più nuova o se è più vecchia, non so bene se è predisposta questa funzione del cavo del 12 volt quando si accende, se no basterà prendere un filo tranquillamente sotto chiave, quindi quando noi giriamo la chiave in automatico si accenderà la radio e si accenderà anche l'amplificatore, ok? Poi ci sono due metodi di poterlo collegare, sempre in base all'autoradio che abbiamo: quello dei famosi spinotti RCA, quindi quello bianco, quello rosso, in questo caso rosso nero indifferente, quindi giriamo dalla parte opposta. Abbiamo, questo essendo 4 canali, abbiamo il lato anteriore e il lato posteriore, ok? Quindi basterà collegare i due spinotti anteriori all'uscita anteriore dell'auto e l'uscita posteriore dell'auto, ok? Qua abbiamo poi quello del subwoofer. Se avessimo un subwoofer basterà collegare sempre questi due fili al subwoofer, e nel caso di autoradio che non hanno questi spinotti qua, ma il classico, diciamo classica uscita coi fili, che sono questi, ok, così, quindi sono, come vedete, 8 fili, che sarebbero 2 casse anteriori e 2 casse posteriori, d'accordo? Quindi c'è left e right front e left e right rear. Allora, io in questo caso, forse la soluzione migliore, anche se la mia ha questa predisposizione, preferisco farla in modo diverso. Quindi cosa vuol dire? Che adesso taglierò questo spinotto, dove ci sono, come vedete, 2, 4, 6, 8 fili tipo come questi, che arrivano dall'uscita audio dell'autoradio. Quindi taglierò questi spinotti e questi fili li collegherò qua. Cosa vuol dire? Che l'audio, quando uscirà dalla radio, andrà dentro questo amplificatore, ok? Quindi amplificherà il segnale e lo farò uscire dove vedete qua dietro è la stessa cosa, e l'uscita, vedete, front left right e rear left e right. L'uscita andrà collegata agli altri 4 coppie di cavi che fanno le casse praticamente. Quindi invece che essere diretto in questo modo, ok, scolleghiamo questo e colleghiamo l'entrata dentro l'amplificatore e l'uscita dall'amplificatore, ok? Comincio a fare i collegamenti, dopodiché vediamo poi effettivamente se funziona e come. Ho tagliato questo spinotto in modo che
questo qua mi rimane invariato, che è quello dell'auto originale. Quindi cosa facciamo? Questa qua sarà l'uscita, che è questa. Andrò a collegare tutti i fili qua, quindi staccherò lo spinotto per comodità, collegherò tutti i fili, quindi basterà inserire lo spinotto, mentre questi li andremo a collegare a questi qua. Allora, per fare un bel lavoro, come vedete, c'è davanti e dietro, destra e sinistra. Allora, dovremmo battere i fili in modo da collegarli giusti, quindi vedete che sono coppie, io li ho divisi. Adesso accenderò l'autoradio e incomincerò a mettere i due bianchi e cercherò di capire la cassa che suona, in modo da capire dove collegarlo qua, ok? Quindi si farà una cassa alla volta. Quindi questo lo colleghiamo, sentiamo se fosse anteriore di destra, front, eccolo qua, sono fatte a coppie così, front di destra, eccolo qua, questo qua è il front di destra, ok? Quindi inizierò a fare questo tipo di lavoro qua. Allora, facciamo già per collegarlo. Allora, questo è l'anteriore sinistra, ok? Quindi l'anteriore sinistra, stacchiamo qua, quindi front sinistra sono questi due bianchi qua, quindi stacco lo spinotto, ok? E mi vado a collegare praticamente questi due, come vedete, bianchi. Adesso attacco provvisorio, ragazzi, poi potete mettere o il nastro o il mammut, quello che vi fa comodo, saldarli, quello che ritenete meglio. Non sto a consigliarvi perché sinceramente è indifferente, ok? Tanto acqua non ne prende qua in teoria, quindi dove e come volete. Bene, quindi abbiamo già trovato una coppia di fili. Adesso vediamo di trovare l'altro di destra, ok? L'altro di destra, vediamo un po' se fortuna vuole, sono questi due qua. Quindi ovviamente questo è un posteriore, ok, questo qua e l'altro anteriore di destra. Allora, dopo aver collegato, come vedete, gli 8 fili, che sarebbero 2 per cassa, a quelli dell'uscita dell'autoradio, vedete che sono qua, ok? Colleghiamo quelli che andranno invece alle casse direttamente, quindi sono anche qua 8 fili, perché sono 2 per ogni cassa, sono 4 casse, quindi sono 8 in totale. Allora, notazione, danno la chiavettina, la brugola, un po' scomodino, effettivamente non è che sia proprio il massimo, almeno che si svitta il pezzo del coperchio, forse meglio. Vediamo un po', perché c'è un'altra chiave, sicuramente così, ok, 1, e 2, voilà. Allora, quindi con la stessa chiave evitiamo tutti i viti,
quindi dobbiamo poi solo ricordarci come andiamo messi. Allora questo qua, il bianco per me, cioè nel mio caso è un anteriore di destra, quindi andremo a metterlo, scusate, anteriore di sinistra, quindi andremo a metterlo qui dove c'è scritto left. Mi raccomando, c'è un più e un meno, quindi il cavo con la riga è il meno, se potete non confondetevi che è meglio, quindi quello con la riga, adesso vi faccio vedere, questo vedete ha una riga nera, quindi è il meno, vedete che va lì, quindi va col meno, quello sopra in teoria è il più. Come vedete ho collegato lo spinotto in modo che poi lo inseriremo qua e sarà l'uscita amplificata che andrà direttamente alle casse. Ok, quindi da questa parte andranno gli altri due che potete vedere qui, e come impianto audio siamo a posto, quindi ci manca il meno, il più della batteria che lavora più lungo e il cavo che è sotto chiave. Ok, allora adesso passiamo il cavo più dalla batteria allora ragazzi, ricapitoliamo il tutto per capirci. Dunque, cavo di alimentazione diretto dalla batteria, ok, che va al 12 volt, cavo del più sotto chiave, ok, oppure un comando che quando accendiamo la radio ci dia il 12 volt, oppure lo prendiamo sotto chiave, in modo che quando accendiamo la radio alimenti, cioè praticamente dà il consenso all'alimentazione dell'amplificatore, se no ovviamente rimane sempre acceso e poi consuma anche la batteria. Cavo a terra massa, quindi vedete io l'ho collegato a un bullone che c'è nella carrozzeria. Dopodiché qua abbiamo l'uscita delle casse, quindi sono collegate, questo è un 4 canali, quindi davanti, dietro, destra e sinistra, le colleghiamo qua, quindi anche qua in base all'auto che abbiamo, questa ha più cavi ma perché ha più casse, e posteriormente se non attacchiamo i cavi RCA in base sempre all'autoradio che usiamo, quindi anteriori e posteriori, possiamo usare questi connettori dove ci sono i fili singoli come quelli lì, praticamente con l'uscita delle casse classiche, quindi arrivano l'uscita delle classiche casse della radio, invece che andare alle casse vanno dentro l'amplificatore escono. Poi ovviamente ogni amplificatore è fatto a modo suo, questo ha un pulsante per abilitare anche le casse dietro, perché se questo è disabilitato le casse dietro non suonano. Questo vi dico in questo caso di questo amplificatore della Hertz. Per di più, se uno non dovesse sbattersi col 12 volt, questo c'ha una specie di autoturn, vedete questo qua, che serve quando arriva il segnale audio si alimenta, quindi non avrebbe bisogno di questo cavo, però io lo consiglio magari se uno è un po' più sicuro, ok? E basta. Dopodiché qua abbiamo la regolazione di livello sia anteriore che posteriore della potenza di uscita. Quando voi sentite la radio, alzate o abbassate queste due rotelline, sentite proprio la differenza. Io infatti ho messo più dietro perché davanti si sente veramente parecchio e dietro meno, quindi ho cercato di livellare un po' in modo che quando si alza la radio dal comando principale viene uniforme, ok? Quindi vedete che alla fine non è molto complesso, la parte più, diciamo, più difficile è quella di portare il cavo dalla batteria fino all'amplificatore. Dopodiché rintracciamo i cavi che solitamente sono all'autoradio e li praticamente facciamo entrare di qua e uscire alle casse, ok? Al prossimo tutorial da Catendario, ciao ciao!